Benvenuti su Deriver Lab, il mio laboratorio sul fiume. Allora, questo qui è un oscillatore a rubidium e io volevo costruirne un altro con voi perché, diciamo, ho alla fine tutti i pezzi che avevo fatto a suo tempo, perché avevo tutto per costruirne due, però per mancanza di tempo, un po' per mancanza di voglia, ne avevo fatto solamente uno. Sicché si farà qualcosa in diverse puntate dove farò vedere la costruzione completa piano piano di tutto l'apparecchio. Allora, l'oscillatore a rubidium, cos'è un oscillatore a rubidium? Per chi sa cos'è, ovviamente la spiegazione sarebbe inutile, però per chi non sa, diciamo cos'è, un oscillatore a rubidium è un oscillatore di solito a 10 MHz con una frequenza molto precisa e può servire per o tarare frequenzimetri o altre apparecchiature o addirittura per sostituire l'oscillatore locale di alcune apparecchiature che abbiamo in laboratorio. E in questa maniera gli strumenti del laboratorio acquistano in precisione. Il rubidium è praticamente un isotopo, non so come spiegarlo, atomico, diciamo come il cesio del resto, che ci fanno gli orologi atomici, e si sfrutta questa caratteristica del rubidium. Dentro all'oscillatore c'è una lampada di rubidium, si sfrutta la caratteristica, diciamo, fisica del rubidium per poi sincronizzare un oscillatore che diventa veramente molto preciso. Quanto è preciso, si parla di tipo 10 alla meno undicesima circa, più o meno, che detto così non dice niente, ma vi faccio vedere che differenza c'è fra un oscillatore locale anche di un buon frequenzimetro, che genera già una frequenza interna abbastanza precisa, cioè piuttosto precisa, e invece un oscillatore a rubidium. Vi farò vedere questa cosa qui all'oscilloscopio, qui in questa, diciamo, prima puntata, e poi una volta fatta la puntata propedeutica, piano piano vi farò vedere come si costruisce tutto il resto. Seguite il video, intanto vi do la descrizione del materiale che userò e vi do una spiegazione così a grandi linee di come si può utilizzare e per cosa può servire in un laboratorio un oscillatore di riferimento molto preciso. Continuate a guardare il video. Allora, questo qui è l'oscillatore che qualche anno fa ho costruito. Spero che si veda abbastanza bene perché col pannello bianco l'illuminazione alle volte rende il tutto un attimino più scuro. Comunque, l'oscillatore è questo qui è un bel dissipatore grande che ci vuole per mantenere poi l'oscillatore a temperature umane intorno a 45 gradi, perché dovete sapere che comunque sia un oscillatore di riferimento che dovete tenere in laboratorio dovrebbe essere sempre acceso giorno e notte, perché più sta acceso e più, diciamo, la sua precisione diventa elevata. Queste qui sono, diciamo, le varie uscite, perché l'uscita del generatore vero e proprio che monteremo ne ha una sola e ho fatto un divisore per avere più uscite. Poi abbiamo questo pannellino qui che ora vi avvicino, che praticamente serve per avere un'idea, per tenere sott'occhio alcuni parametri che sono abbastanza importanti dell'oscillatore. Allora, questa qui è la tensione di riferimento a 5 volts, l'alimentazione a 5 volts, se lo sposto mi va a leggere l'alta tensione che deve essere 15 volt e poi mi dà delle indicazioni dove c'è questo è l'assorbimento che è 0,78 ampere ora, mentre nella fase, non so se si legge, diciamo, molto bene, comunque è 0,78 ampere, mentre nella fase iniziale
questo assorbimento è molto più alto perché l'oscillatore deve stabilizzarsi. Se questo valore qui ce lo ritroviamo a un certo punto a 1,6 A, 1,7 A, vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando nel nostro oscillatore. Va bene, questo è il wattaggio che sta assorbendo, ma non ci interessa molto, mentre qui lo stesso i watt che ha assorbito nel tempo, ma anche questo non ci interessano, però erano in questo strumentino. E l'altra cosa invece che ci interessa è la temperatura. In questo momento la temperatura dell'oscillatore sono 46 gradi, che è standard, circa una temperatura accettabilissima per l'oscillatore, ma se dovesse salire, andare che ne so, sopra i 55 gradi o 50-55 gradi, bisogna iniziare a preoccuparsi. Diciamo che la temperatura media 46 gradi fino a 50 va bene, però se c'è qualche guasto o qualcosa del genere si andrebbe sopra anche a 60 gradi. A 60 gradi l'oscillatore comincia a non essere più stabile. Qui vedete, questa è un'uscita un pps, perché mentre queste sono uscite a 10 MHz, questa è un'uscita a un pps, cioè un impulso al secondo. Io non la uso, ma tante persone gli fa comodo per sincronizzare orologi o altre cose, diciamo, che hanno in laboratorio. Allora, tutte queste uscite mi servono perché quando l'ho fatto ci sincronizzavo tutti gli strumenti. Dopo vi spiego cosa vuol dire la sincronizzazione di più strumenti tramite un oscillatore. Sincronizzare gli strumenti con un oscillatore a rubidium o altro tipo di oscillatore ovviamente aumenta la precisione degli strumenti stessi. Sicché avevo fatto tutte queste uscite per sincronizzarci alcuni strumenti che volevo che fossero più precisi. Poi ho preso sempre un generatore a 10 MHz ma che dell'HP, ma che riceve da GPS, e uso quello, scalda meno e si sincronizza con gli orologi al cesio dei GPS, sicché diciamo è forse un pochino a lungo termine più anche preciso di questo qui. E anche a quello ci ho fatto tutte, diciamo, queste uscite qui. E dopo vi faccio vedere cosa vuol dire sincronizzare uno strumento con un oscillatore esterno. Comunque intanto vi accenno che tutti gli strumenti hanno un oscillatore interno, ovviamente, tipo un frequenzimetro, un generatore di frequenza, tantissimi strumenti, anche un generatore arbitrario, hanno ovviamente un oscillatore interno che diciamo nella maniera più semplice è fatto con un quarzo, e se no ci sono oscillatori termostatati come ho in questi strumenti qui, ma che hanno, diciamo, una certa precisione, mentre un oscillatore come può essere da GPS, sempre a 10 MHz, perché di solito le frequenze standard degli strumenti sono 10 MHz, o un oscillatore a rubidium, aumenta di tantissime volte la precisione intrinseca, sicché sia quello che andremo a leggere poi, se lo usiamo per sincronizzare al posto dell'oscillatore locale di un frequenzimetro, o quello che andremo a generare nel caso di un generatore di alta frequenza, sarà un'uscita praticamente, si può dire, precisa, perché sia i rubidium sia quelli da GPS si chiamano appunto generatori di frequenze standard, perché le frequenze che generano sono molto elevate. Sempre in questo strumentino qui c'è questa spia che lampeggia quando è in preriscaldamento l'oscillatore e diventa verde così quando l'oscillatore è sincronizzato. Per fare lo strumento nuovo abbiamo appunto, questo è il cuore dell'oscillatore, questi qui erano montate su di solito celle telefoniche, e qui è il cuore
diciamo l'oscillatore vero e proprio, dove qui ci vanno tutte le alimentazioni e le uscite, e questo qui va fissato su una letta di dissipazione. Questo ha bisogno di due alimentazioni separate e questo qui va fissato praticamente a questa basetta qua. Poi gli ho fatto il distributore a 10 MHz, che è questo, e l'ho fatto tutto in SMD, e questo qui praticamente ha queste 9 uscite. Entra un segnale e diciamo ne esce 9, e tutti della stessa ampiezza. Poi avevo già preparato il pannello davanti, e sicché insieme lo monteremo, si farà tutta la foratura della piastra di dissipazione e diciamo compagnia cantante. Ora passerei a farvi vedere sul computer e a spiegare, per chi non lo sa, la differenza fra oscillatori locali e oscillatore a rubidium che si può usare, come mai si usano e perché, insomma. Ovviamente un oscillatore di riferimento non serve solo per sincronizzare gli strumenti del laboratorio, che è molto utile per quello, ma serve anche come frequenza campione. Per esempio, se io ho da fare la taratura di un frequenzimetro, devo avere una frequenza di riferimento ben precisa, se no il frequenzimetro non lo taro, o lo taro, come si dice, a paesi, nel senso non sono preciso. E tarare uno strumento con una frequenza non precisa è come andare a prendere delle misure con un metro che non corrisponde alle misure. Poi quando andiamo a tagliare i pezzi e li andiamo a mettere insieme, ovviamente non corrispondono, specialmente se vanno messi diciamo da un'altra parte, con uno che usa un metro che funziona. Sicché questa frequenza di riferimento che può generare o l'oscillatore, diciamo a rubidium, che andremo a costruire noi, o gli oscillatori con ricevitori da GPS, danno questa frequenza che è estremamente precisa, e se dobbiamo fare la taratura, ripeto, per esempio, sempre per esempio, di un frequenzimetro, tareremo il frequenzimetro e la frequenza sarà quella che noi tareremo, non sarà una frequenza approssimativa. Non sarà una frequenza approssimativa. Diciamo che un oscillatore a rubidium ha su 10 MHz, a spanne, la dico così, dovrebbe essere preciso allo 0,001 Hz, sicché diciamo una frequenza piuttosto elevata di precisione. Dopo aver fatto un attimino chiarezza sugli usi dell'oscillatore a rubidium, che si vedranno ora al computer, su quali sono i due usi principali, vi farò vedere all'oscilloscopio un oscillatore di riferimento funzionante all'interno di un frequenzimetro, sicché abbastanza preciso perché è un oscillatore termostatato, con la differenza della frequenza dell'oscillatore a rubidium, e lì anche visivamente vi accorgerete che c'è una differenza, possiamo dire, abissale. Continuate a seguirmi, preparo il computer per quello che vi ho detto. Ecco, ora prima di passare alla descrizione, diciamo, dei vari oscillatori locali e come sono fatti, possiamo vedere uno degli usi classici di un oscillatore di frequenza standard come questo qui, che è a rubidium. Ora questo è collegato a questo frequenzimetro. Il frequenzimetro sta usando il suo oscillatore locale, sicché non è disciplinato in frequenza, praticamente lavora a sé stante. Questo sta generando una frequenza di 10 MHz molto precisa, e il frequenzimetro sta leggendo appunto 10 MHz, sicché vuol dire che comunque il frequenzimetro è tarato. Se non fosse tarato, c'è dietro una vitina che potremo regolare per far sì che vada a leggere i 10 MHz.
però dopo vi farò vedere con l'oscilloscopio che nonostante che questo sia tarato e sicché legga una frequenza precisa, in realtà si discosta rispetto alla precisione che può avere un oscillatore a rubidium o un oscillatore da GPS, diciamo, che riceve i segnali da GPS. Ora passiamo un attimino a vedere quello che si vede con il computer. Allora, dicevo, possiamo sincronizzare apparecchi come potrebbe essere questo generatore di frequenza, oppure questo che è sempre un generatore di frequenza, o un analizzatore di spettro, o addirittura un generatore di forme arbitrarie, che tutti dietro hanno praticamente, come si vede qua, questo è il retro dell'analizzatore di spettro, tutti hanno la possibilità di mettere una frequenza di riferimento esterna. In questo connettore potremo mettere una frequenza di riferimento esterna, appunto magari generata dall'oscillatore a rubidium, e la frequenza di riferimento interna automaticamente verrà esclusa e l'apparecchio diventerà più preciso. Questo è il riferimento interno che tramite questo BNC potremo anche andare a leggere con un frequenzimetro per vedere se lo strumento comunque è in specifica. Allora, così come è configurato, l'apparecchio sta lavorando col suo riferimento interno, che è preciso ovviamente, però non è preciso come un oscillatore a rubidium. La stessa cosa hanno altri apparecchi come quel frequenzimetro che vi ho fatto vedere. Cioè qui non è in automatico come nell'analizzatore di spettro, ma qui abbiamo un ingresso del BNC, questo è un ingresso BNC dove tramite questo interruttore, questo deviatore, possiamo scegliere se lavorare con la frequenza interna come sta lavorando ora, o se lavorare, diciamo, con una frequenza esterna che andremo a mettere qui. Quando questo è commutato come frequenza interna, da questo bocchettone, invece, da questo BNC, invece di entrarci un segnale, uscirà la frequenza dell'oscillatore locale. E anche qui, mettendoci un frequenzimetro perfettamente funzionante, potremo capire se l'oscillatore locale è in specifiche o meno. Questo è il trimmer praticamente dell'oscillatore locale. Muovendo questo trimmer qui si va a tarare appunto il frequenzimetro. Perciò se nel frequenzimetro messo come ora con un segnale a 10 MHz all'ingresso, se andiamo a ruotare questo trimmer, la frequenza che si legge sul frequenzimetro varierà. È ovvio che se è già in specifica non lo andremo a toccare, ma se invece di leggere 10 MHz ne leggesse 9, che ne so, erotti, cioè che non è su 10 MHz, noi andremo a agire su questo trimmer qui per metterlo esattamente su 10 MHz, e in questa maniera, se abbiamo un oscillatore come questo che è sicuramente preciso, avremo messo in specifica l'apparecchio. Poi possiamo anche, ecco, questo è un esempio di un oscillatore locale semplice col quarzo. Questo è di un frequenzimetro vecchio. Con questo trimmer qui, che è la stessa cosa di questo trimmer qua, variamo praticamente la frequenza del quarzo, e in questa maniera qui andremo a tarare o starare il frequenzimetro, perché in base alla frequenza precisa che va a oscillare il quarzo darà una lettura precisa o non precisa.
Questo non è un oscillatore ovviamente termostatato, è un oscillatore semplicemente a quarzo, mentre altri apparecchi tipo questo frequenzimetro hanno un oscillatore, diciamo, termostatato a forno, oven, come dicono gli americani, dove la temperatura del quarzo viene mantenuta stabile e abbiamo una maggior precisione, che però si discosta lo stesso da un oscillatore di riferimento. Se al posto di questo quarzo e questo trimmer mettessimo una frequenza esterna precisa, il frequenzimetro, anche se fosse di scarsa qualità, andrebbe a leggere ovviamente una frequenza precisa, diventerebbe uno strumento molto preciso. Perché sostituire una frequenza di riferimento interna, cioè l'oscillatore locale di uno strumento che può essere per esempio un frequenzimetro o un generatore di frequenza? Perché facciamo questo esempio qui: se io ho il generatore interno che mi scarta 10 Hz, per dire un numero, su 10 MHz, cioè su 10 milioni di Hz, se è un frequenzimetro, la frequenza che andrò a leggere comunque avrà uno scarto di 10 Hz per forza. E la stessa cosa, se io vado a generare una frequenza di 10 MHz, ma potrebbe essere anche 100 MHz, ho detto 10 MHz per fare un esempio. Se io genero questa frequenza di 10 MHz e con uno scarto di 10 Hz, vuol dire che la frequenza che genero avrà uno scarto di 10 Hz. Se io metto un riferimento esterno che invece di avere uno scarto, mettiamo, di 10 Hz, ha uno scarto di 0,001 Hz, cioè praticamente molto molto più piccolo, la frequenza che vado a leggere o la frequenza che vado a generare ovviamente ci avrà una tolleranza molto molto più ristretta, e sicché si fa spesso. Io ho tutti gli strumenti che hanno un riferimento interno collegati con il GPS, con questo praticamente, che qui abbiamo questo qui è il retro di quello strumento. Questo riceve da GPS e butta fuori due segnali a 10 MHz che io poi con un distributore che ho fatto, come vi ho fatto vedere quello di prima, mando a tutti gli strumenti, in maniera che io so che gli strumenti che uso o per leggere o per generare hanno delle frequenze di riferimento standard, lo dice la parola stessa, e sicché sono precisi e posso fare anche delle tarature su altri strumenti senza fare dei danni, perché ripeto, se ho degli strumenti che leggono male, è come avere un metro che non è un metro preciso, vuol dire che legge male e si fa delle cose sbagliate. Se abbiamo una frequenza di riferimento precisa, possiamo fare delle cose che sono fatte diciamo ad hoc, sicché possiamo tarare uno strumento e questo strumento sarà tarato perfettamente. Ora io fermo un attimino il video, poi vi vorrei collegare l'oscilloscopio e collegherò l'oscilloscopio al generatore a rubidium. Mi lego, ogni tanto mi lego perché non mi viene quello che devo dire, abbiate pazienza. Collegherò l'oscilloscopio, un canale dell'oscilloscopio al generatore a rubidium e l'altro ingresso lo collegherò all'uscita del frequenzimetro, cioè al riferimento interno del frequenzimetro, e vi faccio vedere che c'è un certo scarto. Ecco, allora io ho collegato l'oscillatore a rubidium, l'ho collegato all'oscilloscopio, sul canale 2 dell'oscilloscopio. Ora dopo ve lo faccio vedere meglio lo colleghiamo al computer l'oscilloscopio. Comunque vediamo un attimino se riesco. Ecco, siamo qua. Io ho collegato praticamente
lo oscillatore a rubidium, che è questo cavo, è sull'ingresso 2 dell'oscilloscopio, mentre sull'ingresso 1 come test proprio ci ho collegato invece il ricevitore, il segnale che esce dal ricevitore GPS, sicché sono due praticamente segnali diversi, sono due strumenti diversi per farvi vedere la precisione che può avere l'oscillatore a rubidium e la precisione invece poi dell'oscillatore locale dello strumento, diciamo in questo caso del frequenzimetro. Ora commuto un attimino sul computer e vediamo un attimino di farvi vedere quello che succede, diciamo, in diretta. Allora, ecco qua, F11, ecco. Allora, noi se vedete, questo qui giallo è il segnale che esce dall'oscillatore disciplinato da GPS, praticamente. È un 10 MHz che esce di lì. Mentre quello verde, che ora sposto un attimino, è quello che esce dall'oscillatore a rubidium. Praticamente, se vedete, sono fermi, sicché sono perfettamente sincronizzati, non in fase, perché chiaramente sono due cose diverse, sono due apparecchi diversi, però l'oscillatore a rubidium, anche se è acceso solo da stamani, che se fosse acceso da più giorni sarebbe, diciamo, ancora più stabile. Comunque, come vedete, queste due sinusoide sono praticamente immobili. Ora io vi volevo far vedere, stacco un attimino un attimino, che preparo un attimino la telecamera, io stacco un attimino ci siamo, si vede, ecco, questo qui è quello che è collegato attualmente all'oscilloscopio sul canale 2. Io ora lo sposto di qui, lo sposto e lo collego all'uscita dell'oscillatore locale del frequenzimetro, che se era visto il frequenzimetro andava bene, perché segnava 10 MHz, sicché, diciamo, l'oscillatore è comunque tarato. Però se noi andiamo a vedere, alzo un attimino il segnale perché è un attimino basso, se noi andiamo a vedere il segnale ora, in questo momento qui, se vedete non è fermo, perché l'oscillatore locale del frequenzimetro, nonostante sia un ottimo oscillatore locale, non ha sicuramente la stabilità di un rubidium e pertanto, come si dice, vi dà visivamente, in questo caso qui, la dimostrazione di quanto un oscillatore preciso possa fare la differenza. Questa linea verde che si sta muovendo vuol dire che, anche se scarta di poco, scarta però di tanto rispetto a una frequenza fissa, come vediamo, quella gialla, praticamente una frequenza di riferimento, ecco, chiamiamola così, perché se no mi lego veramente. E in questo caso qui avere un oscillatore disciplinato, che sia a rubidium o, ora costano abbastanza poco anche i GPS, non magari di marca, di quelli cinesi, però funzionano lo stesso, e in un laboratorio chi si occupa di certe cose, averlo per tarare strumenti o per sostituire l'oscillatore, non sostituire fisicamente, ma insomma per mandare il segnale di riferimento ai propri strumenti, secondo me è una bella cosa. E niente, io penso che legamenti a parte, come faccio sempre durante le spiegazioni, la mia moglie dice: te alcune cose le sai ma non riesci a spiegarle. Io spero di essermi spiegato, diciamo, abbastanza bene ed essere stato, diciamo, comprensibile. E questo video qui lo chiudiamo qui e poi inizieremo il prossimo video, inizieremo con
proprio il montaggio meccanico, sicché vi farò vedere come foro la scatola per metterci la piastra di dissipazione, come foro la piastra di dissipazione per attaccarci il modulo del rubidium, poi lo collegheremo insieme, vi dirò tutti i collegamenti che ci sono in quell'oscillatore, praticamente in quella spina a 9 poli, le tensioni che ci vanno, insomma faremo questa cosa insieme e realizzeremo il gemello di questo oscillatore a rubidium che ci ho già fatto, ne faremo un altro uguale. Se il video vi è piaciuto, se pensate che possa essere una cosa interessante, lasciate dei commenti, mettete un mi piace se il video l'avete gradito e ci vediamo al prossimo video. Se ovviamente commentate sempre se non avete se mi sono spiegato male, non voglio dire se non avete capito, perché se non avete capito vuol dire mi sono spiegato male io, che sia chiaro. Però se mi sono spiegato male, avete dei commenti, delle domande, fatele. Se ho detto qualche nella foga di fare il video, se ho detto qualche stupidaggine, ovviamente correggetemi, che insomma siamo tutti esseri umani e va benissimo. Vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!